Commenti invecchiati male, settimo episodio di una delle rubriche in assoluto più chiacchierate e divertenti, devo dire, anche qui su Passione Inter. Come sempre insieme a me per questo appuntamento il nostro Simone Frizza. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao Laura, ciao a tutti. Simo, allora, oggi episodio numero 7 dedicato a Jan Sommer, come avrete letto nel titolo. Prima piccola apertura, come sempre ricordiamo che cos'è Commenti invecchiati male e come funziona questo format. Sì, è un modo per divertirci insieme di base, non è un contenuto che usiamo per prendere in giro nessuno. Andiamo a ripescare semplicemente vecchi post sui social o commenti anche ai nostri video su alcuni temi o alcuni giocatori legati all'Inter e a mesi o anni di distanza, alla luce di risultati differenti, che sia in positivo o in negativo, li riprendiamo e li commentiamo insieme. Molto semplice. Oggi andiamo a parlare di Jan Sommer, Simo. Bisogna tornare alla scorsa estate turbolenta che è stata contraddistinta sempre da due fazioni probabilmente e anche su Sommer queste due fazioni si sono viste, perché andando a ricercare i commenti ho trovato una valanga di commenti negativi su questa operazione. Come vedremo adesso ho fatto anche un po' di fatica a selezionarne solo alcuni, però devo ammettere che c'erano anche tanti commenti positivi in realtà, o comunque c'era anche tanta fiducia da parte di altri, alcuni che invece erano veramente esaltati per questo affare. Quindi diciamolo, non tutti erano commenti negativi. Noi ci concentriamo su questi perché vogliamo riderci su, vogliamo giocarci appunto. Io ero francamente ottimista, avrò ripetuto, una delle mie frasi più ripetute dell'estate, non solo era dopo Onana, Sommer è il modo giusto per cadere in piedi. L'ho detto più e più volte. Tu, Simo, di che opinione eri ai tempi dell'arrivo di Sommer? Uguale alla tua, chiaramente non è più un portiere giovanissimo, quindi non ci si possono fare ragionamenti particolari sul futuro, ma è sempre stato un portiere affidabile e quindi ero molto contento da questo punto di vista. Onestamente arrivo a dirti che non pensavo in una stagione così positiva, però comunque ero Sì. ottimista, quello sì. Sono d'accordo perché comunque 24 clean sheet nel momento in cui stiamo registrando in 41 partite tra tutte le competizioni, sicuramente aiutato da una squadra, da una fase difensiva, da un Inter molto più equilibrata e strutturata rispetto all'anno scorso, però anche lui diciamo che le mani su delle partite importanti in questo scudetto sicuramente le ha messe. E allora, adesso iniziamo con la carrellata di commenti. Vi invito, come sempre, se non l'avete fatto, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al nostro canale, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani. Simo, preparati, metti le cuffie, concentrazione, perché adesso andiamo con questa carrellata di commenti. Chiedo a chi ci sta seguendo di appuntarvi il numero del vostro commento preferito, poi così alla fine nei commenti ci dite qual è il vostro preferito. Come sempre, il primo commento, Simo, anzi, andiamo indietro al mercato. Il primo è un commento ironico di Peppe che però giustamente ci ricorda come è arrivato Sommer, perché le famose 48 ore di Sommer che non scadevano mai, non arrivava mai, e Peppe il 7 agosto, nel giorno dell'arrivo di Sommer, dice senza le 48 ore di Sommer il mercato non sarà più la stessa cosa. Non mi ricordavo di questa cosa, ma adesso mi è tornata in mente, è vero, abbiamo fatto non so se un mese, ma comunque poco meno eventualmente a forza di 48 ore, quindi sì, è vero, bella chiamata. Questo era giusto per rompere il ghiaccio, una battuta per ricordarci. Comunque è stata una trattativa molto lunga, la clausola, il Bayern che non lo voleva cedere perché poi c'era da capire anche Neuer che cosa succedeva, eccetera, eccetera. Adesso però ti scaldo subito. A me piace partire subito come i fuochi d'artificio, una botta forte subito. Pan, che il 7 agosto invece risponde con vergognatevi, tra l'altro ho scritto vergonatevi, non so se Ecco. è un significato diverso, però questo è lapidario. Questo è un po' un sempreverde, cioè puoi metterlo Sì. a qualsiasi giocatore, qualsiasi evento, un classico, senza argomentare, boom, così, va bene. Però mi piace, questi commenti secchi così mi piace molto. Va bene, andiamo avanti allora. Da qui inizia la serie di commenti su quelli che non lo ritenevano adatto a fare il primo portiere all'Inter. Quindi Matteo ci dice: finalmente abbiamo il terzo portiere. Così. Perché questa è stata in effetti anche questo va detto, un'estate in cui l'Inter ha cambiato tutti e 3 i portieri, una roba che non so se sia mai successa in qualsiasi altra squadra nella storia. Però terzo portiere dai,
Cioè, questo è un ragazzo che ha una carriera di tutto rispetto, al di là del Bayern, ma anche al Borussia Mönchengladbach. Un po' cattivello, Matteo, dai. Attenzione, attenzione, perché su questo discorso della carriera arriveremo tra Ecco, poco, sì. Perché per esempio c'è il signore, qui abbiamo oscurato tutto il nome, 2 stelle, lo sintetizziamo Ah, così, che dice: "Su Instagram c'è gente gasata per Sommer, 35enne, semplicemente il social dove finisce l'umanità e inizia la subumanità." io qui devo dire 2 cose: 1, non so se Instagram sia proprio il peggior social fra quelli esistenti, Infatti quindi no. va bene. 2, questo mi sembra anche il tipico commento, non lo so perché non so neanche chi sia, quindi lo dico proprio così, il tipico commento di quell'utente che è piuttosto pessimista un po' su tutto. Ma a fine stagione cosa fa? Esa Mette le 2 stelle. Beh certo, così è facile però. si torna tutti su, giustamente. E allora, Simo, ti propongo anche il commento numero 5 di tale interista che scrive in inglese: "Non male per un secondo portiere. Adesso aspettiamo il sostituto di Onana. Ve lo ricordate? Lo avete venduto per 60 milioni. Sunning out." E l'hashtag è così. Qui dai, posso capire un pochino di più il concetto di secondo portiere, anche se secondo me Sommer è un primo degnissimo e lo dicevo già al tempo. Poi c'era anche il discorso dei soldi, 60 milioni contro 6, poi si parlava di tanti altri nomi. Questo qui non so adesso poi il tono sarebbe da parlare con questa persona, però è accettabile dai, diciamo che è non so quali siano i prossimi, ma mi spingo a dire che questo forse è accettabile. Allora vediamo il 6. Mauro, bene, questo è il secondo portiere però, vero? Il titolare non sarà alto 1,83 m e 35enne, giusto? Eh, okay, il 35enne sull'altezza sono certo, anche se non li ho visti, che ci torneremo anche su altri sicuramente, immagino. Quindi mi risparmio questo commento per i prossimi. Sul 35enne anche qui dai, possiamo anche capirlo. Anche perché Sommer ha vissuto, stavo leggendo tutti i commenti che avevo archiviato, un po' la parabola che ha avuto Frattesi, perché Frattesi quando stava trattando col Milan era segnalato ovunque come alto 1,84 m, poi è arrivato all'Inter è diventato 1,78 m. Così. Sommer, ho letto commenti di gente che gli dava dal 33enne al 38enne, tutte le età in mezzo le hanno segnato. Non possiamo prendere uno di 37, 36, 35, 34 anni, tutte le età sono state date. È 30, comunque era 34 al momento del suo arrivo all'Inter, visto che è un 88, poi ha compiuto 35 a stagione in corso. Numero 7, Graziano ci dice: Sommer, finiamola. Questo l'ho messo perché è arrivato proprio sul nostro canale ed è stato un po' un tema dell'estate. Ci dicevano: ma possibile che ogni giocatore che prendiamo secondo voi è buono? Perché abbiamo preso Frattesi, ero contento, Sommer ero contento, Thuram ero molto contento. Allora Graziano ci dice: finiamola con queste favole che appena arrivano da noi sono forti, siamo veramente alla frutta, questa proprietà ha veramente stancato. Prendere Sommer non vuol dire, vuol dire non capire che la squadra si indebolisce in modo forte. Ma questo portiere che viene sbolognato dal Bayern Monaco dopo un anno, cosa ne pensate? Perché? Non è da grande squadra, punto. E infatti lo cedono a 6 milioni e la nostra proprietà ha anche difficoltà a pagare questa clausola. Che amarezza. La conclusione di Graziano. Beh, intanto 6 milioni, un portiere di 35 anni, cosa vuoi pagarlo? Eh, 45? Mi sembra anche logico. Poi ecco, qui torna un po' spesso anche qui il concetto che quando un giocatore viene ceduto da una big bisogna domandarsi perché. Mi ricordo anche quando la Juve vendeva i giocatori, non a noi in generale. Ma secondo voi perché la Juve, quella dei 9 scudetti, lo cede? Perché lo lascia andare? Dipende dai momenti. Ci sono giocatori che vengono guarda anche Pavard, per esempio, un altro che arriva sempre dal Bayern, non è automaticamente sinonimo di giocatore inadeguato e Sommer forse è la dimostrazione migliore. Anche perché poi c'era tutta la questione, dicevamo, ma se costa quella cifra perché devo pagarlo di più? Perché non posso provare ad abbassare il prezzo? E perché il Bayern, che ha già un altro portiere, è logico che voglia andare a sostituirlo. Quindi non lo capivo molto ai tempi e a maggior ragione oggi, diciamo, è stato smentito dal tempo. Numero 8, Sebastiano ci dice: voto 0, se questi sono i grandi portieri siamo a posto. In Italia ci sono di migliori, ha fatto 6 mesi al Bayern su 15 di carriera. Il Borussia è il Sassuolo di Germania, ma dai. E qui volevo arrivare infatti, Simo, a te che dicevi della carriera. Ecco, esatto. Poi tra l'altro il Sassuolo che quest'anno, al di là dei risultati che ha Eh, fatto con noi, è crollato. Allora, sul discorso dei portieri in Italia, è vero che in Italia sono tanti i portieri buoni, però se il
il profilo di Sommer veniva giudicato così, è anche vero che più della metà dei portieri italiani sarebbero stati giudicati uguale, perché poi di forti, giovani e economici ce ne sono pochi. L'Inter stava su Vicario, ma poi costava tantissimo, e gli altri più o meno sono sempre quelli. Quindi voto 0, dai, anche qui un po' cattivo, un po' cattivo. E allora, visto che citavi le alternative, andiamo con le alternative, con Armand. Qui vabbè, è partito il nome, ma tanto non è un problema. Dice, ha fatto il palo durante i mondiali, 6 milioni per uno finito anni fa. Hanno lasciato soffiare Vicario con sta politica del cavolo di vendere prima di comprare, come se tutto il mercato resterà fermo a vedere quando il cinesino è pronto a spendere finalmente, per poi comprare un nanerottolo vecchiotto senza un futuro. Tosta questa. Tante cose, no? Il palo durante i mondiali non lo so, io ricordo però una parata sul rigore di Mbappé all'Europeo, se non sbaglio, che Ricordo che quantomeno va... c'è anche eliminato poi, esatto, quindi. esatto, quindi da questo punto di vista è un po' avventato. Poi mi fa sorridere la politica del cavolo di vendere prima di comprare, cioè sarebbe la logica, soprattutto per una squadra come la nostra che ha un bilancio di un certo tipo, soprattutto l'anno scorso, diventa una politica del cavolo. Un po' di rammarico a essersi fatti soffiare Vicario c'è, però anche qui, come dicevamo, costi diversi, prospettive diverse, ovviamente. Valentino invece ci dice, ma sarebbe questo il titolare o mettiamo che prendiamo questo Trubin? Qui eravamo ai tempi anche della possibilità Trubin. Quale sarebbe il titolare? Scuffet? Non era stimolante per Marotta e Ausilio? Sì, ma era meglio Scuffet? Sbaglio Scuffet. al Cagliari, se non Al Cagliari ricordo. sì, che poi è partito le prime 10 giornate, ha giocato Radunovic se non sbaglio, poi dopo ha Ecco. cominciato a giocare lui. Ecco, quindi già questo dice tutto, nel senso, se non va bene con gli altri due, il nome che gli proponi tu è al Cagliari, non lo so, magari è meglio, però così a occhio. Non era stimolante, evidentemente. No. Siamo stati stimolati meglio da Sommer. Berni ci dice invece, occhio, l'opzione migliore era senza dubbio Guillermo Ochoa, ma non volevano dare una possibilità a un portiere della sua qualità. Peccato, spero che il tempo non mi dia nuovamente ragione. Quindi questa volta sì, ma non so se non credo abbia avuto nuovamente ragione. No, ma mi farebbe anche piacere sapere la prima volta in cui ha avuto ragione, perché non vorrei che l'abbia detto in anticipo e poi neanche quella... Non lo so, se Berni si riconosce nel commento, veramente con piacere mi piacerebbe saperlo. Ochoa è un profilo anche abbastanza simile, inteso come età e tutto, anche lui ha fatto una sua buona stagione. Sommer mi sembra un livello un pochino superiore, però mi piace anche Ochoa, lo dico. Però Ochoa è Sì. crollato verticalmente quest'anno Sì, con un sì, po', sì. con tutto il contorno, poi ha 3 anni in più, se non vado errato. No, mi fa sorridere, non volevano dare una possibilità a un portiere della sua qualità, no, hanno detto: "No, è troppo Perché? forte, meglio prendere uno più scarso", no? Va bene. Numero 12, qui cominciamo con le età. Luigi, scusate, se ho 35 anni non era meglio tenere Handanovic? Simo, ho visto la tua espressione. Diciamo che mi auguravo di non trovare questo commento, ma temevo proprio che qualcuno l'avrebbe scritto. No, se posso dire no. Con tutto il rispetto per Samir, a cui voglio bene, però obiettivamente direi che è meglio Sommer. Guarda solo la reattività, che è la cosa migliore di Sommer. Ecco, ho detto tutto. Il 13 siamo sempre nella confusione totale sull'età. Giancarlo, 36 anni, solo noi possiamo fare certe scelte. Zang out. Questa è un po' la chiosa comune. Vabbè, d'altronde dopo i fallimenti di Acerbi, Dzeko e Mkhitaryan è giusto criticare gli acquisti dei vecchi, no? All'Inter non ne stanno centrando molti, quindi in effetti è una critica che ci sta. Numero 14, Vale, stiamo festeggiando per un 34enne che faceva la riserva. Ma a parte festeggiando non lo so, Infatti eravamo tutti diciamo, finalmente neutrali. abbiamo preso il portiere almeno, ecco. Più che altro quello. Poi vabbè, la riserva di Manuel Neuer, quindi non proprio di me o di te, con tutto il rispetto. Cioè, bisogna anche vedere a chi fai la riserva, tutto sommato. Sarei curioso, Vale, scrivici nei commenti che ne pensi, un campionato dopo. Numero 15 e poi abbiamo una raffichina proprio finale rapidissima. Numero 15 siamo arrivati, Giuseppe, sotto al video dell'intervista, delle firme, eccetera, scrive: ma è spompatissimo, non riesce nemmeno a tenere la penna in mano. Speriamo non sia un bidone alla Bergkamp.
Queste proprio non lo capisco, perché almeno gli altri sono opinioni, vabbè, uno può averci azzeccato o no, ma se c'è una cosa che Sommer non è spompato. Se c'è una cosa che tu non diresti vedendo Sommer senza sapere l'età, è che ha l'età che ha, appunto. Quindi non capisco, o ha confuso i giocatori, perché davvero se c'è l'ultima cosa che direi di Sommer è che fisicamente non c'è, proprio l'ultima. Poi giudicare il portiere da come tiene la penna in mano mi ha fatto Pure. molto sorridere. E allora Simo, un rapidissimo numero 16 con Joe. Una buona stagione da sesto posto, poi andrà al Grande Fratello o Isola dei Famosi. Qui si riconoscono le qualità anche estetiche di Sommer, che leggo essere considerato, non lo so, sesto posto, un pochino distanti dal sesto posto. Questo è invecchiato malino, Gio, caro Gio, numero 16, sei invecchiato malino. Numero 17, Massimo, speriamo sia all'altezza di Farinos. Questo è il canonico grande ottimismo per alcuni degli acquisti. Penso che, visto che li ho citati prima, più o meno le stesse cose le avremmo lette con Acerbi, con Mkhitaryan, tutti questi Sì. di questo gruppo qui. Farinos, unica presenza in porta, però fece bene, quindi Massimo aveva questa speranza qua. Chiudiamo, Simo, con l'ultima, la numero 18. Non potevo, diciamo, lasciarti senza un altro commento di quelli da imprimere, quelli secchi, rapidi, che vanno dritti al punto, con Daniele che commenta l'arrivo di Sommer con il somaro. Eccolo. Perché? Sarà forse l'assonanza, Sommer, Sì. mi viene da perché se no non c'è spiegazione. Vabbè, non credo che sia questo il suo soprannome. No, a me questi commenti così secchi, rapidi, che vanno dritti a voler dare la loro opinione, che poi invecchia male, piace davvero molto. Simo, questo era l'ultimo. Non so se ne hai uno preferito, però in generale un tuo parere anche su quella che è stata la stagione di Sommer, alla luce delle aspettative e dei commenti che abbiamo letto. Ma guarda, l'ho detto più volte, comprensibilmente magari non viene, inserito nei primi 2 MVP, 2 o 3, ma io l'ho sempre detto che è un MVP sottovalutato. Perché a parte che in molte partite c'è la sua mano, in molte vittorie, e non è una cosa banale, ma poi se sbagli il portiere, è un problema. E lui non solo ha fatto una grande stagione personalmente, ma credo che abbia proprio continuato, come bene aveva fatto Onana, a dare sicurezza alla difesa, e questo si è visto. Quindi poi dal punto di vista umano, professionista esemplare, studia, veramente è uno di quei giocatori che personalmente da tifoso sono orgoglioso di dire gioca nella mia squadra. Poi sul discorso anche dell'altezza, che prima non ho approfondito, l'abbiamo detto 1000 volte, Julio Cesar non era un portiere altissimo, Casillas era anche più basso di Sommer, se non sbaglio, e Casillas qualcosina ha vinto in carriera, quindi capisco la perplessità, perché poi andiamo sempre più verso un calcio di giocatori di fisico, eccetera, però ci sono stati anche esempi di portieri come Sommer. Il mio preferito, allora, il primo delle 48 ore di Sommer è nel cuore, perché è proprio quello merita a prescindere. Sui giudizi tecnici mi è piaciuto molto il commento che nelle alternative più stimolanti citava Scuffet. Quello proprio è centrato, è centrato. Io invece ringrazio Berni per la chiamata su Ochoa, perché son curioso di capire che cosa ha Bello. spinto l'Inter a non prendere un portiere più forte, e e anche il somaro in chiusura mi piace molto, secco così. Simo, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Ovviamente fate un salto su passioninter.club, dove tra l'altro nel nostro club abbiamo una sezione dedicata ai commenti invecchiati male, quindi noi li archiviamo e poi all'occorrenza ritiriamo fuori. Se vi va di partecipare vi aspettiamo su passioninter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.